ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente vi posso parlare di questo obiettivo. Viltrox me l'ha mandato praticamente un mese fa, l'ho utilizzato su tantissimi set diversi, in studio, all'aperto, addirittura durante un matrimonio, e quindi adesso vi dico tutto quello che penso rispetto appunto a lui. Avete già visto sul mio Instagram alcuni set che ho pubblicato, nascondendo però il fatto di aver fatto le foto appunto con lui. Infatti nella descrizione dei post di Instagram normalmente metto sempre la lente che ho utilizzato. In questo caso ho messo una serie di punti interrogativi. E la cosa veramente molto interessante è che tanti di voi mi hanno scritto in DM o mi hanno scritto nei commenti: che lente hai utilizzato? Di solito penso che nessuno vada a vedere le descrizioni, ma in questo caso effettivamente avete visto la differenza rispetto all'85 che utilizzo sempre, il Sigmart 1.4. Infatti lui ha una qualità di immagine pazzesca, per quanto mi riguarda anche superiore all'85 Sigmart 1.4, ma più che altro ha una tridimensionalità veramente paurosa. Ma di questo ve ne parlo dopo. Durante il video vi farò vedere veramente moltissime foto che ho scattato appunto con lui, cercherò di zoomarvele il più possibile, mi raccomando cercate di vedere il video da computer o da TV e mettete il 4K in modo tale di vedere al meglio i dettagli. Per quanto riguarda lui, è costruito tutto in metallo, è assolutamente extra solido e ha un peso di 1,3 kg, in realtà qualcosina in più, quindi è un obiettivo che assolutamente si fa sentire, ma su questa cosa ci torniamo dopo. Per quanto riguarda il diametro dei filtri abbiamo 82 e abbiamo ben 3 switch. Il primo servirà per la messa a fuoco tra automatica e manuale, il secondo servirà per andare a cliccare o decliccare la ghiera dei diaframmi. Tra l'altro entrambe le ghiere, sia quella del fuoco sia quella dei diaframmi, sono molto fluide, funzionano da Dio. E poi abbiamo un terzo switch per dare una priorità di fuoco o su tutto il campo focale, quindi può mettere a fuoco sia da vicino che da lontano, possiamo dirgli di mettere a fuoco da 1,5 m a infinito o da 70 cm a 1,5 m. Perché questo? Perché è una lente molto lunga con un gruppo ottico molto pesante, e quindi per avere un fuoco ancora più veloce vi consiglio di utilizzare questo switch. Io l'ho sempre impostato da 1,5 m a infinito e non ho mai avuto problemi, e infatti qui arriviamo alla messa a fuoco fulminea. Una volta che becca l'occhio della modella infatti rimarrà sempre a fuoco, quindi nessun problema di fuoco né in foto né in video. L'ho provato pochissimo in video ma non ho riscontrato nessun tipo di problema. Per quanto riguarda il flare o dominanti strane, ragazzi, non ho visto nessun problema neanche in questo caso, anche in foto in studio dove avevo delle luci di contro che entravano direttamente dentro l'obiettivo. Quindi per quanto riguarda i flare sono gestiti veramente molto bene e non ho neanche visto delle aberrazioni cromatiche. C'è da dire però che io ho utilizzato questa lente senza avere il profilo lente su Lightroom, proprio perché questa lente me l'hanno data in anteprima. Quindi la vignettatura è abbastanza presente a 1.8, sono sicuro che con il profilo lente di Lightroom adeguato potrà andare via in un click, però questa è l'unica cosa che ho notato che è un po' così così. Normalmente non mi arrivano mai le lenti in anteprima, mi arrivano sempre dopo, quindi sono sempre stato abituato ad avere il profilo lente su Lightroom. In questo caso non l'ho avuto, ma sono convinto appunto che per quelle piccole cose che non vanno, come ad esempio appunto la vignettatura, che comunque a me piace veramente molto, su Lightroom con un click la potete togliere. Per quanto riguarda invece la nitidezza, che come sapete è quello che io vado a cercare in una lente, io voglio una massima nitidezza possibile sul soggetto per poi creare la post-produzione che creo normalmente. Bene, dicevo, per quanto riguarda appunto la nitidezza, ragazzi, penso che sia la lente più nitida che io abbia mai provato, anche di più rispetto all'85 1.4 Sigmart che utilizzo da sempre e praticamente
tutti i giorni. Infatti lui al centro ha una nitidezza pazzesca, mentre ai bordi va a degradare appena appena, ma basta chiudere il diaframma da 2.2 in su e vedrete che avete tutto il fotogramma completamente nitido. Io l'ho provato o a 1.8 o 2.2 e ragazzi, in tutti e due i casi, per quanto mi riguarda, la modella sta nel centro del frame, quindi io non ho mai avuto problemi di nitidezza, anzi, come vi dicevo, è super mega nitido. Ma ci sono solo pregi su questa lente o c'è anche qualche difetto? Allora ragazzi, vi dico la verità, quando ho aperto questa lente per la prima volta per fare l'unboxing ho detto è rotta. Perché? Quando siamo in questa situazione, quindi la lente non è attaccata alla macchina fotografica, non c'è corrente che gira intorno alla lente, se voi scuotete si sente un rumore di gruppo ottico che si muove molto importante. Ve lo faccio sentire, o almeno ci provo. Ok? Pensavo fosse rotto, quindi sono andato ad attaccarlo alla macchina ed effettivamente una volta attaccata alla macchina questa cosa non succede, il motore effettivamente rimarrà in posizione e quindi anche se lo scuotete non sentirete rumore. Questo rumore a me non piace per niente, quindi ho contattato Viltrox, gli ho raccontato la cosa e mi ha detto che è stato proprio studiato così, quindi non so che dirvi. Sinceramente questa cosa mi dà parecchio fastidio, però c'è da dire che mentre lo stiamo utilizzando non succede, quindi vabbè. Facciamo finta che non vi ho detto niente. Seconda cosa che non mi ha fatto impazzire è il peso. Ragazzi, 1,3 kg, anzi qualcosa in più, 1,340 kg se non sbaglio, 1,340 kg, ragazzi, sono veramente tanti, anche perché ho fatto delle ricerche su internet e ho visto che il Sony 135 1.8 e anche il Samyang 135 1.8 stanno sui 900 grammi. Quindi 1,3 kg qualcosa è veramente tanto, non c'è niente da dire. Vero è però che per quanto mi riguarda ha una qualità ottica veramente da primo della classe, quindi se vi devo mettere a paragone il fatto che pesa 1,3 kg con il fatto che tira fuori delle foto veramente super dettagliate, non ha problemi di fuoco, eccetera eccetera, mi accollo il fatto che pesa 1,3 kg. Per quanto mi riguarda, lui è diventata praticamente la mia lente principale per tutto il mese e vi dico la verità, lui sarà la mia lente principale ogni volta che avrò lo spazio per poterla utilizzare. Perché vi dico così? Perché in vita mia io non ho mai avuto un 135 ed effettivamente ci vuole tanto spazio tra il fotografo e la modella. Quindi se siamo all'aperto e abbiamo tanto spazio, nessun problema. Se siamo in studi molto grandi, nessun problema. Ad esempio nel mio studio non ho potuto fare la prova perché mentre sto registrando non ho ancora le chiavi. Se riesco a fare qualcosa con lei la utilizzerò sicuramente, se non ci riesco passerò all'85, ma solo per quello, perché se riuscissi ad utilizzare questa lente anche in studio la utilizzerei senza alcun problema. Sapete che sono un super fan dello sfocato e ragazzi lui vi regalerà uno sfocato veramente pazzesco, è bello pastoso e super tridimensionale, mi piace veramente da morire, mi piace molto ma molto di più rispetto all'85. Scusate che faccio sempre il paragone con l'85, ma praticamente nell'ultimo anno ho utilizzato solo quella lente lì, quindi lo metto a paragone con quella perché è quella che conosco meglio in questo momento e vi dico che questa lente qui mi piace assolutamente di più, ma su tutto, quindi nitidezza e sfocato. Se dobbiamo fare delle figure intere possiamo anche stare a 1.8, perché no? Se invece andiamo ad avvicinarsi sul soggetto per un ritratto americano o per fare magari un primo piano, ragazzi dovete chiudere un po' il diaframma perché sennò un occhio sarà completamente a fuoco e l'altro sarà tanto sfocato rispetto all'85, ed è per questo che vi dicevo all'inizio video che l'ho chiuso anche a 2.2 o anche a 2.8. Se state vicino a un soggetto vi conviene chiudere un po' il diaframma, altrimenti avrete porzioni del viso completamente sfocate. Lui sfoca veramente tantissimo. Sapete che io sopra il rig ho sempre qualcosa di montato, da una telecamera 360, un action camera qualsiasi o qualcosa per registrare quello che vede la macchina. Insomma, la mia macchina è sempre ultra pesante, non è mai una 7.4 fine a se stessa. Lui è veramente tanto pesante, ma se vi dico che diventerà, anzi che è diventata la mia lente principale, fidatevi di me,
è una di quelle lenti che, anche se pesa tanto, è assolutamente da avere. Se fate principalmente ritratti e vi piace avere un bello sfocato dietro al soggetto e vi piace avere, come piacerà praticamente a tutti, avere uno scatto molto tridimensionale, ragazzi, questa è la lente assolutamente giusta per voi. Per quanto riguarda il prezzo, la lente non è ancora uscita, sto registrando il video prima dell'uscita, quindi non ve lo so dire, ma dovrebbe essere intorno ai 999 euro. Comunque vi lascio i link qui sotto, quindi andateli a consultare per vedere il prezzo reale. Se il prezzo dovesse essere 999 euro, considerando che costa praticamente come il mio 85 1.4 Sigmart, ragazzi, tanta roba. Lui, per quanto mi riguarda, è migliore, crea delle foto più tridimensionali, più nitide, mi piace veramente tantissimo. Lo sfocato poi è inutile che ve lo dico, è pazzesco, quindi lente super promossa. Viltrox ha fatto veramente un miracolo. Unica cosa, il peso, non posso dirvi che pesa poco perché pesa 1,3 kg e qualcosa, e durante il matrimonio che avete visto effettivamente si faceva sentire parecchio, però io l'ho utilizzata come lente principale. Sulla seconda macchina avevo un 35, quindi facevo 135-35, però ragazzi le foto anche del matrimonio le avete viste. Penso di avervi detto tutto per questo video, mi raccomando, se avete qualche domanda o curiosità scrivetemelo qui sotto nei commenti, anche se a fine video mi raccomando mettete un bel like, iscrivetevi al canale. E per il prossimo video datemi 10, 15, 20 giorni per prendere lo studio, fare il trasloco e arriveranno un sacco di contenuti nuovi. Ringrazio tantissimo Viltrox per avermi dato in anteprima questa lente e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!